Salve amici e bentornati sul canale Charlie. State cercando una telecamera di videosorveglianza da installare in un luogo sperduto o comunque in un luogo dove normalmente non abitate? Per dire nella vostra casa al mare, casa in montagna, nel vostro pollaio, nella vostra piantagione di fragole, per vedere chi è il furbetto che ve le mangia? Bene, ho qui una soluzione che fa per voi. Telecamera di videosorveglianza della Citronics. Di questo marchio io ho già recensito nel 2020 un'altra telecamera, funziona veramente bene e tuttora la sto utilizzando. La particolarità di questa telecamera è che per funzionare non ha bisogno della corrente elettrica in quanto ci viene fornita insieme ad un pannello solare che andrà a ricaricare la sua batteria interna e per funzionare non ha bisogno di una connessione wifi perché viene tutto gestito dalla nano SIM che dovremo inserire. Quindi questa telecamera per funzionare ha bisogno di due fattori. Il primo, il sole, e speriamo ci sia sempre. Il secondo fattore è una copertura dati. Ora vediamo cosa c'è nella scatola, come si configura e soprattutto se funziona. Andiamo! Allora, all'interno della scatola troviamo istruzioni e abbiamo anche l'italiano e cosa importante ci dice come va installata. Quindi ha 2,6 m di altezza. Quindi questa è una cosa importante, ci dice appunto che possiamo installarla con il pannello integrato sopra o possiamo installarla con il pannello separato. Quindi andando avanti ci viene data una nano SIM. Questa nano SIM ha 300 MB di traffico inclusi e serve giusto per andare a configurare la telecamera. Poi potremmo decidere se caricare questa nano SIM con le loro tariffe o se magari inserire una nano SIM di un altro operatore, per dire quelle che io utilizzo anche per la gestione degli antifurti. Quindi in base al consumo di dati potremmo capire quale SIM utilizzare. Questo è il pannello solare che ha l'attacco micro USB, quindi questo può essere installato direttamente sopra la telecamera o comunque anche distaccato, quindi molto importante in base a dove andiamo a installare la telecamera. Questa è la prolunga appunto se attacchiamo il pannello non direttamente sopra alla telecamera, quindi la prolunga del cavetto. Abbiamo gli stop per fissarla al muro e qui abbiamo la nostra telecamera. Le due antenne 4G, la piastra per andarla a fissare al muro. Adesso andiamo a vedere le caratteristiche principali subito dalla scatola. Allora, dalla scatola che cosa possiamo vedere? Allora, che intanto la risoluzione è Full HD, è una telecamera 4G, ha una batteria che si ricarica con il pannello solare, ruota su se stessa di 355 gradi e su e giù di 95 gradi, naturalmente la rotazione è gestibile tramite applicazione. La telecamera sembra veramente molto robusta. Adesso vi racconto le altre caratteristiche. Allora, qui abbiamo il connettore per andare a collegare il pannello solare e il tasto di accensione. La telecamera naturalmente è impermeabile, quindi è tutto protetto. E qui sotto invece abbiamo la possibilità di inserire una micro SD massimo da 256 GB e la nano SIM e il tasto di reset. Le altre caratteristiche principali di questa telecamera sono batteria interna ricaricabile da 14.400 mAh, rilevamento PIR e rilevamento intelligente della figura umana fino a 10 metri, visione notturna a colori fino a 30 metri grazie ai suoi potenti LED, audio bidirezionale, quindi è possibile ascoltare e parlare con chi è davanti alla telecamera, impermeabile IP66, supporta micro SD fino a 256 GB, è gestibile grazie alla nano SIM con copertura 4G. L'applicazione da scaricare per gestire la telecamera è Citronics, naturalmente è compatibile sia con dispositivi Android che con dispositivi iOS. Io già l'ho scaricata. La configurazione è molto semplice perché non dobbiamo fare nessuna registrazione, non dobbiamo creare nessun account, ma basterà fare aggiungi telecamera e andare a scansionare il QR code che sta sulla telecamera. Prima però andiamo a vedere come funziona la SIM. Allora, questa SIM che ci è stata data è una SIM multioperatore, che significa che si aggancia all'operatore che in quel momento ha la migliore copertura. Come possiamo vedere qui infatti è compatibile con tutti questi operatori che naturalmente sono gli operatori maggiori che abbiamo in Italia. Allora, intanto la stacchiamo dalla scheda, quindi la andiamo a mettere all'interno della nostra telecamera in questo modo. Ok, ci andiamo a mettere anche una memoria. Io queste le ho acquistate su Amazon
quindi mettiamo anche dentro una memoria. Quindi adesso andiamo ad accendere la telecamera. Allora, tasto di accensione abbiamo detto che si trova qui, dove è scritto Power, e l'accendiamo. Allora, LED rosso lampeggiante. Intanto apriamo l'applicazione e andiamo su aggiungi telecamera. Quindi aggiungi telecamera e andiamo a scansionare il QR code della telecamera. Il QR code lo troviamo qui sopra, pieghiamo le antennine. Nome utente, password naturalmente è quello di default, mi raccomando poi andate a cambiare la password perché visto che non viene creato un utente, quindi è importante poi andare a cambiare la password. Adesso lasciamo tutto così, lampeggia di blu, in linea, 4G sicuro, vediamo cosa ci dice. Allora, sicurezza, l'ora del telefono, quindi andiamo a settare l'ora del telefono, vediamo se lo prende, 18:33, perfetto, torniamo indietro, impostazioni, come ho detto molto importante andate a modificare la password e vi ricordo che quella di default attualmente è admin. Quindi andiamo indietro, molto velocemente andiamo a vedere le altre impostazioni principali, impostazione di bassa potenza, io qui lascerei basso consumo energetico perché comunque è una telecamera a batterie, quindi per risparmiare la batteria conviene lasciare questa impostazione. La telecamera è in stand-by, quando andrà a rilevare un movimento si attiverà e vi invierà la notifica. Poi andiamo avanti, azioni con allarme, qui vado a disattivare la notifica per evitare che mi arrivino le notifiche in questo momento che la sto testando. Allora, allarme PIR, qui posso andare a selezionare la sensibilità, lascio medio, e attivo anche l'allarme umanoide, questo sicuramente ci aiuterà a evitare i falsi allarmi. Posso andare a impostare una fascia oraria in cui la telecamera mi deve inviare le notifiche e posso anche andare a scegliere quanto tempo deve registrare, quindi quanto deve durare il video, se 10, 30 secondi o salvare i video su un server FTP. Andiamo avanti, impostazioni audio non ci interessa, impostazioni video posso andare a scegliere delle impostazioni proprio specifiche del video, ma andiamo avanti, impostazioni dell'SD, vi consiglio sempre di formattare la memoria quando è nuova. Io queste due memorie SD le ho acquistate su Amazon, prezzo 12 euro, nella descrizione del video vi lascio il link per andarle ad acquistare. Va benissimo anche la 32 GB perché quando la memoria sarà piena la telecamera andrà a sovrascrivere i vecchi video. Adesso colleghiamoci alla telecamera direttamente. Allora, mettiamola così. Allora, che cosa posso fare qui? Sicuramente posso andare a ruotare la telecamera direttamente da applicazione. Posso andare a scattare un'istantanea, posso andare a registrare quello che sto vedendo in questo momento, posso andare ad ascoltare quello che succede, vi ricordo che è bidirezionale, alziamo il volume del telefono, c'è l'eco, posso andare a parlare 1, 2, 3, oh mamma mia come si sente forte, quindi disattiviamo. Poi che posso fare? Posso andare ad accendere i LED, quindi luce bianca. Ho acceso i LED, vi assicuro che sono veramente potenti. Posso anche scegliere di utilizzare l'infrarosso, quindi questo è l'infrarosso. Lasciamo luce bianca e lasciamo automatico, anzi adesso spegniamo. Posso andare a ribaltare l'immagine, quindi flip o specchio in base a come installiamo la telecamera, e qui ho il livello della batteria, perfetto. Che dire, sicuramente funziona bene, l'applicazione probabilmente potrebbe anche essere un po' migliorata, comunque adesso raccogliamo tutto e la andiamo ad installare. Il sole c'è, l'installazione è provvisoria, adesso la terrò qualche giorno qui attaccato a questa pianta e vediamo un attimino come si comporta. Quindi adesso andremo ad attivare insieme la rilevazione del movimento e vedremo anche come si comporta quando mi muovo in giardino. Allora, azioni con allarme e andiamo a attivare notifiche allarmi e lascio, come ho già detto, allarme PIR e allarme umanoide. Adesso chiudo l'applicazione e provo a passare
davanti alla telecamera. Mi sono arrivate tantissime notifiche, adesso andremo a vedere insieme qualche video, quindi andiamo su video, ecco, vediamo questo. Perfetto, questo sono io che vado in giro per il giardino, ottimo. Un'altra cosa che vi voglio far vedere è che se vado in diretta, quindi se apro la telecamera, qui in alto ho lo stato della batteria che mi dice che si sta ricaricando, quindi il pannello solare sta funzionando. Adesso andiamo a vedere quanti mega ho consumato, che è una cosa importante, e mi dice che attualmente, aggiorniamo, per l'installazione e per queste prove che ho fatto ho consumato 4,23 MB su 300 MB disponibili su questa SIM. Quindi questo è per fare insomma due calcoli se effettivamente vale la pena tenere questa SIM oppure metterne un'altra. Adesso teniamo questa telecamera in prova per qualche giorno, vediamo di notte come si comporta, rimarrà installata qui e poi andremo a fare insieme le conclusioni. Bene amici, eccoci giunti alle conclusioni. Dopo aver testato e stressato per benino per 3 giorni questa telecamera, finalmente posso dare il mio giudizio personale. Sicuramente molto preciso il sensore di movimento. Dopo averla installata nel giardino dei miei genitori sono stati fatti dei piccoli lavori di giardinaggio e avrò ricevuto più di 100 notifiche. E dietro ad ogni notifica c'era effettivamente un movimento di persone che stavano lavorando nel raggio d'azione della telecamera. Negli altri giorni, quindi nella normalità, non ho mai ricevuto un falso allarme nonostante la telecamera fosse attiva neanche di notte e nemmeno in caso di pioggia. Quindi dal mio punto di vista il rilevamento del movimento e le notifiche funzionano molto bene. Per quanto riguarda la visione notturna, adesso vi faccio vedere un video. Questo sono io che mi avvicino alla telecamera, considerate che è completamente buio e comunque mi vedo e mi riconosco anche bene. Considerate anche che questa telecamera andrebbe installata a 2,60 m di altezza, qui stiamo circa a 1,80 m, quindi sicuramente se la installate più alta ci sarà una luce più uniforme. Calcolate che qui la luce era molto forte e dava anche fastidio. Vi faccio vedere anche un'altra immagine. Questa è la ripresa con la telecamera con gli infrarossi, quindi senza faretti, quindi immagine in bianco e nero. Quest'altra invece è la telecamera con i faretti accesi. Come possiamo vedere la differenza è tanta, quella degli infrarossi è la normale modalità che hanno la maggior parte delle telecamere, questa invece con i LED accesi c'è la possibilità di avere immagini sicuramente più dettagliate e anche a colori. Adesso invece vi faccio vedere come gira la telecamera con l'applicazione. Vi ricordo che questa telecamera gira quasi su se stessa perché gira intorno ai 355 gradi. Come possiamo vedere l'immagine comunque durante il movimento risulta fluida e non è per niente scontato che le immagini siano fluide durante il movimento. Quindi devo dire che per quanto riguarda la parte hardware sicuramente questa telecamera funziona veramente bene. Una mia piccola critica la faccio all'applicazione perché è un pochettino diciamo grossolana. Come mi dicevano a me a scuola si impegna ma potrebbe dare di più e questa applicazione potrebbe dare veramente di più. Per dire quando ci arrivano più notifiche, se clicchiamo sulla notifica non ci porta direttamente al video della notifica ma ci apre l'applicazione. Quindi sicuramente Citronics dovrebbe lavorare un pochettino di più sull'applicazione per rendere questo prodotto veramente una bomba. Adesso andiamo a vedere con 3 giorni di lavoro quanti giga ho consumato. Devo dire che adesso vi faccio vedere anche più che altro quante notifiche ho ricevuto perché sono state veramente tante, tra notifiche, tra test e soprattutto tra le volte che mi sono collegato. Allora andiamo a vedere tutte quante le notifiche che ho ricevuto. Queste sono tutte le notifiche che io ho ricevuto. Tra le notifiche, tra le volte che mi sono collegato per fare i video per vedere diciamo effettivamente quello che stava riprendendo la telecamera, andiamo a vedere la situazione megabyte, ho consumato 192,72 megabyte su 300 mega, ma calcolate che ci sono stati appunto dei lavori in giardino, quindi solo il giardino mi ha fatto ricevere più di 100 notifiche. Spesso e volentieri mi sono collegato io per vedere qual è la situazione, quindi probabilmente in un uso normale il consumo è molto basso. Amici, che dire, sicuramente se avete bisogno di una telecamera da piazzare in un posto appunto dove non avete la corrente elettrica e dove non avete internet, questa telecamera è quella che vi consiglio. Funziona bene, non ha mai dato un falso allarme, quindi dal mio punto di vista hanno fatto veramente un ottimo prodotto. Nella descrizione del video vi lascio tutti quanti i link per andare a vedere sia il sito del produttore Citronics e sia per acquistarla su Amazon. Attualmente c'è un coupon di sconto su Amazon di circa 20 euro, quindi andatelo a vedere. Amici, il video termina qui. Come sempre se avete delle curiosità lasciatele nei commenti. A presto al prossimo video. Flavio.